Al giorno d'oggi è più facile acquistare un indumento che aggiustare il vecchio. A volte però basta poco per salvare capi che possono essere ancora utilizzati. Vediamo oggi come sistemare il colletto di una camicia. Iniziamo con il disfare dal listino del collo il colletto rovinato. Una delle soluzioni per ripararlo potrebbe essere girarlo all'incontrario, ossia con la parte rovinata nascosta al di sotto. Ma siccome questa soluzione non mi garba molto, ho deciso di rifinirlo in un altro modo. Come vedete, sto facendo un po' di fatica a disfarlo. Questo perché quando confezionano le camicie usano punti molto piccoli. Potete aiutarvi con lo scucitore oppure con le forbici. Vedete voi qual è la soluzione migliore. Cercate comunque di stare dal lato dove c'è la fliselina, cioè l'adesivo attaccato al listino. Così non rischierete di strappare la stoffa. Molte camicie sono rifinite con un bordino di mezzo centimetro, a volte in contrasto, a volte no. Così ho deciso di rifinirlo in questo modo. Ho provato con lo sbiego bianco e con quello beige, ma la seconda soluzione era quella che mi piaceva di più. Voi cosa ne dite? Vi piaceva di più bianco oppure questo? Ora prendiamo il colletto e misuriamo lo sbiego lasciandogli ovviamente qualche centimetro per risvoltarlo all'interno e rifinirlo meglio. Ora misuro in altezza quanto sbiego mi serve per coprire i difetti, dopodiché controllo se posso rifilarlo un po'. Anche perché lasciare dentro la doppia piegatura creerebbe solo tanto spessore. Seguiamo la piegatura e tagliamo via il pezzo in più andando dritti. Ora segno con un gesso dove dovrò appoggiarmi con lo sbiego, rimanendo un po' più bassa verso la parte centrale per non abbassare troppo il collo. State attenti a fare dei segni omogenei in modo che il risultato finale sia continuo e regolare, che l'altezza del collo sia uguale in una metà e nell'altra, soprattutto sulla punta. Ora appoggio il rovescio dello sbiego sul collo prendendo appena 1 millimetro verso il bordo esterno, di modo che non si noti che è stato applicato in un secondo momento. In questo modo sembrerà cucito insieme al colletto. Ovviamente partite all'altezza dei segni che avevate fatto precedentemente. Ora fermo con gli spilli lo sbiego fino all'altro lato in modo da non sbagliare la misura che poi mi servirà quando lo impunturerò. Fermandolo così, una volta che avrò fissato anche l'altro lato, non avrò spiacevoli sorprese durante la confezione. Puntate gli spilli in verticale, sarà più facile durante la confezione toglierli oppure passarci sopra con l'ago eventualmente della macchina da cucire.
Vedete che con l'ultimo spillo ho segnato il punto di riferimento dove attaccare lo sbiego nell'altro lato. Procediamo sempre pizzicando il collo di 1 millimetro ed ecco qua che abbiamo fissato entrambi i lati. Ora con una cucitura lo fisso al collo in modo che non si muova quando dopo dovrò impunturarlo. Questa cucitura mi servirà anche per prendere la misura nel caso ci sia da rifilare qualche mezzo centimetro. Ora possiamo anche togliere gli spilli perché lo sbiego è fissato con la cucitura. Ora rifiliamo la parte di cucitura in più che non ci serve all'interno del nostro listino del collo, anche per riuscire ad andare belli dritti quando lo inseriremo. Inoltre, a seconda della rifilatura che farete, il bordino risulterà più o meno alto. Ora segnate la metà del colletto, sia nella camicia che nel collo che avete staccato, di modo che sapete da dove partire perché è molto importante. Cuciamo ora, partendo dalla metà, il collo alla camicia, nel lato quello dove non c'è la fleselina. Il trucchetto per un risultato ottimale è seguire i buchi precedenti della cucitura. Piuttosto che coprirli, rimanete sempre leggermente in esterno. Questo vi permetterà, quando impunturerete, di pizzicare nel modo corretto i buchi precedenti e l'impuntura risulterà molto dritta. Abbiate cura anche di partire dove era prima il collo e di arrivare lasciando la stessa misura del listino del collo. Controllate di essere andati dritti e controllate anche la parte del bordino che copra nella maniera corretta il colletto dall'altra parte. Ora vedete dal rovescio la cucitura che abbiamo appena fatto sarà la guida per appoggiare l'altra parte del listino in modo da andare dritti. Se siete più tranquilli fermatevelo con degli spilli. Io qui vi faccio vedere che bucando da un lato e dall'altro l'impuntura risulta giusta di 1 millimetro sia sopra che sotto. Possiamo procedere ora all'impuntura finale. Se voi col listino coprirete appena la cucitura che vedete fatta precedentemente, l'impuntura superiore e quella inferiore risulteranno dritte entrambe ed entrambe da 1 millimetro. Aiutatevi ovviamente anche con le mani. Il tatto è importante quando si eseguono questi lavori. Col pollice potete tastare se effettivamente la parte inferiore è parallela a quella superiore. Con la pratica queste cose vi verranno più automatiche. Ovviamente nulla vi vieta di dare un'occhiata mentre state cucendo per vedere se sia tutto a posto.
Ecco qua come risulta il bordino una volta attaccato. Potete vedere che anche l'impuntura inferiore è venuta molto dritta. Non soddisfatta pienamente del risultato, ho deciso di impunturare il bordino in modo che invece di essere sollevato rimanesse attaccato al colletto, con un'impuntura a filo. L'effetto che preferite dovete sceglierlo voi, in base ai vostri gusti. Questo è l'effetto finale. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia di ispirazione per riparare qualcosa di vostro. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi invito ad iscrivervi, attivare la campanella per non perdere i prossimi video e lasciare un like di supporto al mio lavoro. Vi ringrazio e alla prossima!